Ragazzi, in questo video vi svelo i 3 trucchi per creare una mini pedaliera versatilissima. Ciao, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e oggi vi mostro come ho assemblato una mini pedaliera adatta sia live che in studio o in casa. In questi ultimi anni abbiamo visto proliferare moltissime marche produttrici di pedali per chitarra, per cui uno dei problemi, oltre alla scelta dei modelli più appropriati, ad esempio per un determinato genere, è anche capire come ottimizzare gli spazi nella propria pedaliera. E in questo video, nell'assemblare la mia mini pedaliera, vi darò i 3 trucchi per ottimizzare la vostra pedaliera con il minimo numero di pedali e la massima versatilità. E vi ricordo che trovate tutti i link in descrizione. Il primo trucco è capire lo scopo della nostra pedaliera. Ad esempio, cerchiamo una pedaliera per suonare in casa oppure ci serve una pedaliera per suonare dal vivo. Quanti pedali vogliamo mettere? Siamo disposti poi a sopportarne il peso? Dobbiamo portarla in treno o addirittura in aereo? E tutte queste domande ci portano alla scelta delle dimensioni della pedaliera che andremo ad assemblare. Le mie esigenze sono quelle di una pedaliera mini, leggera, facilmente trasportabile su qualsiasi mezzo, anche volendo in aereo, con la quale poter registrare in casa, in studio e suonarci dal vivo, preferibilmente rock blues. Premesso questo, la scelta è andata sulla pedaliera da Dario Expand 1, una pedaliera incredibile e altamente versatile. L'ho comprata qualche giorno fa proprio perché volevo una pedaliera che fosse espandibile grazie ai binari che ha al suo interno, che permettono di regolarne la dimensione da 35 a 63 cm. Assemblarla è questione veramente di minuti e tutto ciò che occorre è la chiave fornita nel kit. Una volta assemblata possiamo regolarne le dimensioni in base alle nostre esigenze e basta allentare i 2 fermi che sono posti a sinistra della pedaliera per decidere le dimensioni. Per soddisfare tutte le esigenze di cui ho parlato prima proverò a tenere la distanza al minimo o comunque ad allargarla di poco. Avendo poi già il velcro attaccato sia sopra che sotto, montare i pedali sarà un gioco da ragazzi. Il secondo trucco, ancora più importante, è l'uso di un alimentatore stabilizzato e con uscite separate regolabili per ogni pedale. Ce ne sono di vari tipi e dimensioni, ma per questa mini pedaliera la scelta è caduta sul mio nuovissimo CHOX DC7, probabilmente l'unico alimentatore talmente piatto da stare sotto la pedaliera Expand. Il DC7 infatti è alto solo 2,5 cm, credo che sia il più piccolo presente sul mercato con queste caratteristiche. Ogni uscita da 6 watt è isolata ed è regolabile in base ai volt richiesti dal singolo effetto. E poiché il CHOX DC7 ha 3 uscite da una parte e 4 dall'altra, lo posizioniamo al centro con le 4 uscite verso la parte destra e 3 a sinistra. E questo perché preferisco che il cavo di alimentazione sia sulla sinistra della pedaliera e in caso di espansione con altri effetti ho comodamente le 3 uscite rimanenti libere sulla sinistra. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete il velcro e appiccicatelo sul tasto mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi a iscrivervi a questo canale. Non vi voglio! Sappiate però che soltanto a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale. Il terzo trucco è ottimizzare sia gli effetti che gli spazi. Possiamo scegliere dei pedali che abbiano più funzioni e tra poco vi farò vedere quali ho scelto. In questo caso è consigliabile quindi usare dei cavi patch piatti che permettono di avvicinare il più possibile i pedali tra loro ed è quello che ho fatto io avendo pedali comunque con ingressi e uscite laterali. Io uso solitamente i George Ells che non necessitano di saldature. Prendete il cavo, lo tagliate a misura, lo inserite nel connettore, avvitate e siete pronti per suonare. Per questo setup però ho scelto questi cavi piatti della Donner che fanno il loro dovere e occupano ancora meno spazio. Ora non resta quindi che ottimizzare il tutto con la scelta dei pedali. Per le mie necessità di una pedaliera rock blues leggera e con la versatilità, diciamo per un uso sia live che in studio, la scelta è caduta su questi 4 pedali. Il primo pedale fondamentale è l'accordatore. Ho scelto il Tuner Press della Hotone, un pedale che ho recensito recentemente, vi lascio il link qui sopra, e che oltre ad avere l'accordatore è anche un pedale di volume e un pedale di espressione. Per cui racchiude 3 funzioni in un unico pedale. Da lì il segnale entra nell'overdrive, il Blackstar Dual Drive. E perché ho scelto questo pedale? Perché fondamentalmente è 3 pedali in uno. Include infatti un equalizzatore
e 2 overdrive. In questo modo posso scolpire il suono con l'equalizzatore e avere due tipologie di overdrive. Ad esempio un clean overdrive sul canale 1 e una vera e propria distorsione sul canale 2, e la valvola contribuisce tantissimo a scaldare il suono. Il segnale poi entra nel Walrus ACS1. Per chi non lo conoscesse, è un pedale preamp con un simulatore di 3 ampli classici: Fender, Marshall e Vox. Ha i tipici controlli di un amplificatore, tono, volume, guadagno, e 3 funzioni importantissimi: un riverbero room che mi permette quindi di evitare un pedale extra dedicato al riverbero, un pulsante di boost, e in questo modo mi evito un altro pedale da inserire in pedaliera, e la possibilità di uscire stereo, simulando quindi 2 ampli diversi, uno per il canale destro e uno per il sinistro. E questo fa davvero la differenza quando mettiamo ad esempio un Fender da una parte e un Vox dall'altra, ognuno ovviamente settato con le proprie regolazioni. Dopo la CS1 il segnale entra nel delay digitale, sempre della Walrus, il D1 versione 2. Qui abbiamo, ragazzi, l'imbarazzo della scelta tra 5 emulazioni sempre stereo: digital, modulation, vintage, dual, reverse, e in più con la comodità di avere il pulsante tap tempo e 9 preset memorizzabili e richiamabili direttamente dal pedale. Questo è il segnale pulito. Sentiamo ora alcuni suoni. E se non bastasse, è sufficiente regolare il D1 in maniera tale da avere un effetto chorus, e risparmiamo anche un altro pedale in pedaliera. Ragazzi, questo setup è probabilmente il più leggero che abbia mai avuto. Mi permette di avere una paletta di suoni e di colori molto versatile, con la possibilità di entrare direttamente nella scheda audio per registrare o direttamente in un impianto audio per un live, per un concerto, e il bello è la possibilità di uscire stereo, scegliere tra 6 cabinet e 3 ampli, e in caso di necessità posso entrare direttamente in un qualsiasi amplificatore bypassando il Walrus ACS1. Se volete approfondire il discorso, imparare a utilizzare i suoni e gli effetti, date un'occhiata al mio corso in 2 volumi, vi assicuro che dopo averlo visto gli effetti per chitarra non avranno alcun segreto. E fatemi sapere cosa ne pensate di questo setup, di questi effetti, con un commento qui sotto che ovviamente non leggerò. E se volete il massimo, prendete anche la valigetta, guardate che spettacolo, c'entra tutta perfettamente, e una volta chiusa la mettete a tracolla e ve ne andate. Ciao ragazzi, buona musica!